Benvenuti nel progetto iGame. In questo video di documentazione analizzeremo la versione 1.0 del progetto, il menu multiplayer. Parleremo quindi di quello che caratterizza l'inizio di ogni gioco, nonché il gioco in sé. Il menu iGame 1.0 è stato costruito sulla base dei moderni giochi multiplayer, risultando nel complesso molto intuitivo e facile da impostare. Passate le schermate dei loghi, verremo reindirizzati alla schermata del menu principale. Sulla destra abbiamo una serie di tasti che ci riportano nelle varie sezioni appunto del nostro menu. Partendo dal basso abbiamo il Quit Game, un tasto che serve per spegnere effettivamente il gioco. Subito sopra abbiamo un altro tasto Credits che cliccandolo ci riporta appunto a una schermata in cui possiamo inserire per esempio i nostri dati, i ringraziamenti, eccetera eccetera. Possiamo tornare indietro con il tasto Return e iniziare ad andare a vedere le cose un po' più importanti appunto di questo progetto. Quindi abbiamo una sezione Settings divisa in realtà in due parti. Una parte è contenuta all'interno del menu principale e va a regolare il settore grafico e il settore audio. Possiamo anche spegnere l'audio o riportarlo insomma in funzione. Sulla parte sinistra invece abbiamo appunto una sezione di graphic settings, dove possiamo andare a cambiare le risoluzioni. Per esempio adesso che stiamo registrando io potrei abbassarla e metterla per esempio alta, ne abbiamo diverse. Possiamo sceglierne una abbastanza alta in modo che si veda piuttosto bene ma non perdiamo tanto di risoluzione. Per esempio possiamo anche andare a limitare i nostri fps, che in questo momento è impostato al massimo, quindi su 120, e come vedete riprende tutti, ma siccome stiamo registrando e vogliamo abbassare il carico, per esempio possiamo andarlo ad impostare a 30 fps. Questa impostazione ovviamente è molto utile anche in fase di sviluppo del gioco, perché potremo andare ad abbassare il carico di lavoro mentre aggiungiamo asset per esempio, e questa impostazione l'abbiamo sempre sotto controllo in questo angolino qua in alto, e ovviamente c'è anche in gioco, ma si può in gioco anche disattivare. Tornando indietro possiamo anche iniziare ad andare a vedere le due sezioni, i due menu principali che caratterizzano appunto questo progetto. Abbiamo quindi una parte dedicata al menu campagna e una parte dedicata al menu multiplayer. Andiamo a vedere subito la parte campagna. Quindi qui possiamo selezionare diversi personaggi. In questa sezione andiamo appunto a creare le nostre partite. Abbiamo quindi una sezione sotto per selezionare la mappa in cui vogliamo iniziare a giocare. Tutto il gioco verrà ovviamente salvato dentro questa sezione. Qui abbiamo un salvataggio del gioco e una pulizia appunto del salvataggio stesso. A parte del menu multiplayer partiamo direttamente con la sezione di gioco, perché quando giochiamo multiplayer l'utente quello che vuole fare per lo più è giocare e farlo in maniera più rapida possibile. Poi con calma magari si va a vedere i personaggi che abbiamo messo nella seconda sezione. Quindi come dicevo andiamo a cambiare un personaggio in questa sezione e ce lo ritroviamo ovviamente anche nella sezione campagna. Torniamo indietro nella sezione crea partita, possiamo semplicemente andare a creare la nostra nuova partita. Abbiamo la nostra selezione di game mode, quindi di mappe, in questo caso ho utilizzato dei nomi abbastanza conosciuti come deathmatch e uccisione confermata. Se clicchiamo New Game, semplicemente lui va a creare una partita da zero, quindi noi creiamo una partita nella quale siamo soli all'interno della mappa, ma si possono unire delle persone, al contrario della campagna nella quale siamo soli nella mappa ma non si può unire nessuno.
e andiamo a vedere l'altra sezione importante, il quick play. Qui ho creato un tasto in cui andiamo a ricercare una partita in corso. Come funziona? Io clicco la partita, se non trova nessuna partita già in corso, quindi ci siamo solo noi all'interno del sistema come in questo caso, lui farà una ricerca, vedete qui che parte la barra di ricerca, di partita in corso, non ne trova una e va a creare quindi una partita nuova da zero. Quindi qui abbiamo due utenti che giocano ovviamente indipendentemente, possiamo andare a vedere direttamente la parte multiplayer. Possiamo qui vedere che possiamo anche cercare una nuova partita senza crearla, quindi proviamo a vedere cosa trova, non trova nulla e crea appunto la sua mappa da solo, e in questo caso andare a cercare una partita. Trova la partita e ci unisce appunto al nostro giocatore. Qui già che ci siamo vi faccio vedere, abbiamo anche il sistema dei nomi sulla testa che per il momento è impostato sul nome del personaggio scelto, ma poi ovviamente può essere switchato o impostato direttamente con il nome del server che preferite, Steam, EOS, eccetera eccetera, quando poi andrete a giocare effettivamente multiplayer. Ricordo che questo gioco è multiplayer, così come in questo momento è ovviamente impostato solo sulla linea LAN di casa, LAN o wifi, comunque insomma dallo stesso punto. Se volete giocare con un vostro amico, qualcuno che sta distante da voi e utilizza una linea diversa, a quel punto dovete unirvi come dicevo ai server EOS, Steam o quello della piattaforma che andrete ad utilizzare. Andiamo adesso a vedere i settaggi. E qui andiamo a vedere appunto alcune impostazioni che sono state aggiunte, quindi possiamo andare a vedere o rimuovere, se vedete qua adesso è oscurato, però possiamo mettere o togliere il tag al personaggio. Possiamo andare a modificare la telecamera, la velocità di telecamera, quindi se per esempio io voglio una telecamera ultra fast perché sono bravissimo a giocare, il risultato è questo, quindi abbiamo una telecamera veramente molto rapida. Se invece voglio prendermela un po' più con calma, posso andare ad abbassarla, ma per esempio molto basso, è decisamente molto più lento, ancora giocabile ma molto più lento. E poi abbiamo delle impostazioni, quelle che preferisco usare io, che sono per esempio medium fast o very fast, insomma, e abbiamo appunto un'andatura un po' più rapida e un po' più scattante. Queste qua sono impostazioni comunque molto importanti, perché quando andiamo a giocare su mobile per esempio la reattività è decisamente diversa, perché useremo appunto il joypad del mobile e quindi questa funzione può venire veramente molto utile. Abbiamo poi una sezione di input, riporta solo diciamo un appunto, quindi se uno vuole vedere come sono i tasti sa che con il mouse o il tasto R che trovate poi su mobile, L, X al posto di spazio eccetera eccetera, avete appunto queste funzioni. E poi ultimo tasto appunto del menu che andiamo a vedere è lo show setting, che va a richiamare la parte diciamo grafica e audio, quindi le impostazioni generali del nostro progetto, che sono poi quelle che abbiamo visto anche dentro il menu principale. Da qui le possiamo ovviamente andare a cambiare. Ultima cosa, come avete visto è stata aggiunta ovviamente anche una schermata di caricamento oltre alla schermata di salvataggio, e abbiamo anche qui in sovraimpressione il nostro personaggio con tanto di immagine e nome, e possiamo ovviamente poi andare ad aggiungere tutti i dati che ci servono.
E adesso andiamo a vedere come funziona appunto il progetto in sezione mobile. La prima cosa appunto che possiamo vedere è che abbiamo i tasti impostati. In questo caso sono solamente 3, perché abbiamo solo 3 funzioni. Come dicevo, il progetto è stato pensato per il momento partendo da solamente il menu, quindi abbiamo trattato direttamente solo il menu, e nei capitoli successivi ovviamente poi verranno implementati tutto quello che serve per il personaggio, le lobby, eccetera eccetera. Quindi al momento il personaggio può solo muoversi, guardarsi in giro. Ovviamente vedete la sensibilità già come è cambiata rispetto a quando lo utilizziamo, diciamo, per PC, perché se io il mouse adesso lo impostassi come se fosse impostato normalmente su PC, appunto sarebbe molto più rapido. Quindi si potrebbe andare nelle impostazioni e andare a cambiare e metterlo, per dire, ultra fast. Possiamo continuare e vediamo che in questo caso la sensibilità appunto diventa un po' più giocabile. E l'altro tasto che andiamo a vedere ovviamente è il salto.